Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi andremo a vedere i movimenti energetici per quello che riguarda il lavoro e cominciamo subito con il toro. Andiamo a vedere le energie disponibili per il mese di ottobre per il lavoro. Come dico sempre ragazzi, le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Ho pubblicato un video che vi spiega come unire questi tre oroscopi e lo trovate sotto nella descrizione del video, così come anche troverete la mia email nel caso vogliate contattarmi. La mail la vedete anche qui ed è anche scritta nelle informazioni del canale. Bene, andiamo a vedere quale sarà l'energia disponibile. Abbiamo la carta degli amanti, un 7 di bastoni, un 9 di pentacoli e un 6 di pentacoli. Ragazzi, partiamo con gli amanti. Devo dire che si parla di una situazione in equilibrio o dove probabilmente sarete portati, se non è già successo, a fare una scelta. Gli amanti di solito parla sempre di qualche cosa che è anche per amor proprio, ma fa anche riferimento alle relazioni, normalmente d'amore, però in questo caso, essendo una lettura di lavoro, diciamo che fa riferimento alle relazioni e alle situazioni in armonia. Abbiamo poi anche questo 7 di bastoni, il 9 di denari. Ho come l'idea che durante il mese di ottobre difenderete un vostro progetto piuttosto che la vostra posizione. Ho come l'idea però con questo 9 di denari che terminerete in modo prospero il mese. Il 9 di denari è sempre una carta di abbondanza, di ricchezza e anche una carta di autonomia, quindi può essere che qualcuno decida di diventare autonomo, quindi di aprire la partita IVA. Partiamo carta per carta, andiamo a vedere la carta degli amanti. Scusate, ho visto una cosa. Ok. Abbiamo un 8 di pentacoli e un fante di spade. Ragazzi, qui c'è qualche cosa all'inizio di ottobre nella quotidianità, proprio nel lavoro, perché vi è proprio uscita la carta del lavoro, ehm, che è in armonia, è in equilibrio. Quello che sento è che siete un po', nonostante l'armonia e l'equilibrio di base, o comunque il fatto che insomma state lavorando, che avete eh, diciamo una sorta di stabilità, è come se aveste comunque i sensi molto allerta. Difatti anche qui vediamo un 7 di bastoni, adesso lo andiamo a vedere, questa mi è rimasta in mano. 5 di spade, 6 di bastoni e regina di pentacoli. Nonostante la partenza, vi dirò che verso la metà del mese avrete bisogno di, diciamo, mantenere il sangue freddo e cercare di gestire una determinata situazione. Vi dico, con questo 5 di spade ci potrebbe essere una situazione un po' tesa, magari con dei colleghi. Il 5 di spade fa sempre riferimento ai pettegolezzi, a quelle che sono, diciamo, le malelingue. Eh, Ho come l'idea che ci potrebbe essere qualcuno che confonde le acque. È per quello che viene fuori questo 7 di bastoni. Avete bisogno di difendere la vostra posizione, difendere, mi viene da dire il vostro nome, o per qualcuno difendere i risultati che si sono già raggiunti. Andiamo a vedere questo. Ok.
Abbiamo un 8 di spade e un 6 di pentacoli che spiegano il 9 di pentacoli. È come se qualcuno avesse bisogno di togliersi da un certo tipo di situazione con questo 5 di spade. Datemi un'altra carta per l'8 di spade. Abbiamo un 2 di bastoni. Ragazzi, è come se verso fine ottobre ci fossero dei pensieri un po' negativi per quello che riguarda la vostra stabilità, il vostro futuro. È come se il fare questo passo di indipendenza di cui ci parla il 9 di denari, che comunque ripeto è una bella carta perché parla di aumenti di stipendio, di premi, di eredità, di abbondanza di possibilità proprio. Però è come se avesse timore per il futuro, come questa sensazione. Andiamo a vedere il 6 di denari al contrario. Ruota della fortuna, non male, non male. 3 di bastoni e fante di pentacoli. Dunque ragazzi, qui con questa ruota della fortuna è un po' come se vi dicessero che le cose stanno per cambiare. Anche questa è una carta di forte abbondanza economica o di cambi. È una carta che parla di cambiamenti in positivo normalmente. Io vedo che la fine di ottobre, ragazzi, sarà piena di nuove possibilità. È come se ci fosse un cambio per qualcuno. È come se vi dicessero di guardare nel lungo periodo, di guardare al di là dell'orizzonte, di guardare in territori più lontani, sia da un punto di vista chilometrico, sia da un punto di vista di ventaglio di opportunità. Probabilmente avrete bisogno di approfondire certi studi nel caso vogliate intraprendere nuovi percorsi, nuovi scambi commerciali. Vi dico, se siete autonomi, alla fine del mese ci potrebbero essere degli scambi molto 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 proficui. Più che collaborazioni sono proprio scambi. Magari io faccio questo per te e tu fai questo per me. Se foste senza lavoro, quindi se siete disoccupati, vi dirò che anche per voi a ottobre le cose potrebbero cambiare. Già dall'inizio di ottobre, perché avete l'otto di pentacoli qui. E se state lavorando ad un vostro progetto personale, non vi fate distrarre dalle persone che sono intorno a voi, soprattutto verso metà ottobre. Ok, andiamo a vedere una carta per così darvi uno spunto di riflessione. Vediamo qual è il problema. Perché mi è difficile passare all'azione? Interessante, ragazzi. Come se ci fosse una difficoltà a muoversi qua, perché effettivamente il 7 di bastoni è una carta di qualcuno che è impegnato a difendersi. Se ci si difende non si può andare avanti. Sì, fate attenzione alle male lingue a metà mese perché potrebbero essere scomode, però ragazzi sento anche che in qualche modo o vi toglierete dalla situazione o riuscirete a metterle a tacere. Andiamo a vedere una fatina. Essenza, wow. È un po' come se vi dicessero di brillare da dentro. Voi non vi preoccupate di quello che è il mondo esterno, di quello che potrebbero dire. Ehm, Ho anche la sensazione che qualcuno voglia mettervi in testa che questa cosa, questo progetto, questa nuova fase della vostra vita
potrebbe essere un fallimento, però non vi fate condizionare perché siete la regina di denari, avete tutte le caratteristiche per riuscire a gestire la situazione. E poi comunque, quando siete in una fase, diciamo, un po' di pesantezza, voi ricordatevi sempre che niente è per sempre, le cose passano. Quindi se anche siete in una fase, diciamo, di down energetico, prima o poi passerà. Non può rimanere così per sempre, ok? Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere con un like, un commento, con la vostra iscrizione. Se avete piacere potete condividere o lasciare una donazione. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute alle persone della Vergine, anche per voi andiamo a vedere che energie disponibili ci sono per il mese di ottobre per il lavoro. Le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video, così come anche il mio indirizzo email che vedete scritto qui e vedete anche nelle informazioni del canale. Bene, andiamo a vedere le energie disponibili per il mese di ottobre. Wow, partiamo subito con l'imperatore, 7 di bastoni, gli amanti, e 9 di pentacoli. È interessantissimo perché queste tre carte sono uscite anche al Toro. Ragazzi, si parte da una situazione stabile. Se siete senza lavoro, vi dico che con la carta dell'imperatore e queste bellissime carte potrebbe arrivare un lavoro di tipo stabile, stabile e in armonia, proprio un bel lavoro potrebbe arrivare. Potrebbero esserci anche degli aumenti di ruolo, degli aumenti di stipendio, delle promozioni, dei premi. Ottobre lo sento un periodo ricco. Andiamo a vedere l'imperatore. Per qualcuno questo imperatore può anche fare riferimento a un capo. Abbiamo una regina di denari e un asso di denari. E ragazzi, è un nuovo ruolo, è una promozione, un nuovo lavoro. Qualche cosa che vi dà la possibilità di fare voi le vostre regole, di creare voi quello che è il vostro impero. Avete un asso di pentacoli, è un nuovo inizio di tipo concreto, è un inizio di quelli che può, è un seme praticamente che viene piantato l'asso di denari, è qualche cosa che può raggiungere l'abbondanza, la prosperità, la fioritura. Andiamo a vedere questo 7 di bastoni. 7 di coppe, temperanza e morte. Allora, quando c'è la morte si tratta di cambi di situazione piuttosto che di tagli ehm, nei confronti di qualche idea, piuttosto che qualche possibilità. È come se vi dicessero di mettere un po' i piedi per terra verso la metà di ottobre, ragazzi, perché ci sono effettivamente una marea di possibilità che si aprono grazie magari a questo nuovo ruolo, a questo nuovo lavoro. Ehm, Però appunto è come se doveste portare le cose in equilibrio tagliando qualche cosa. C'è anche da dire che la carta della temperanza fa riferimento alla pazienza, quindi probabilmente ottobre è un periodo troppo corto per decidere quali sono le possibilità reali e quali no, però in ogni caso c'è da tagliare o da chiudere, diciamo così, qualche porta. Andiamo a vedere la carta degli amanti. 6 di coppe e 3 di bastoni. In effetti, sento che fa riferimento a un sogno, c'è anche il 6 di coppe qui. Allora, potrebbe essere un sogno romantico per qualcuno.
Non nego che magari potreste avere una relazione romantica sul lavoro. Mm, se così però non fosse, guardate, io ho come la sensazione che tagliando qualche cosa che risulta essere troppo, perché qua le coppe sono 7, è come se si riuscisse ad arrivare a quello che è la realizzazione di un sogno di vecchia data. C'è equilibrio, c'è armonia. Può anche essere che la relazione lavorativa in sé, anche se vi dirò, avendo queste due carte, sento che per molti questa lettura fa riferimento agli imprenditori, agli autonomi, a coloro che hanno partita IVA. Però guardate, ottobre lo vedo un periodo davvero prospero, pieno di possibilità, pieno di sogni. È vero che quando c'è il sette di coppe le possibilità non sono tutte reali, molte sono illusioni ed è un po' per quello che qui avete la morte e vi dice tenete i piedi per terra. Va bene difendere le vostre idee, però rendetevi conto di che cosa può essere effettivamente realizzato e di che cosa no. Voglio andare a vedere il 9 di denari. Fante di coppe, 2 di coppe e mondo. Allora, a parte che mi risuona parecchio con del romanticismo all'interno del luogo di lavoro. Quindi qui ho un po' come la sensazione che qualcuno ehm, stia difendendo i propri spazi in questo senso, sia sul lavoro che a livello di coppia. Se non fosse quello il vostro caso, vi dirò ragazzi che verso fine mese vi sentirete talmente abbondanti, talmente in armonia, talmente con questa capacità di dare, che è come se, perché vi dico che gli amanti possono anche fare riferimento come carta al fatto che farete una scelta, e qui con il 9 di pentacoli qualcuno potrebbe decidere di mettersi in proprio e di non fare più accordi o di rompere gli accordi che magari ci sono già, anche se ho l'idea che questo succederà verso, diciamo, tra l'inizio e la metà di ottobre. Però è come se a fine mese decideste di diventare padroni di voi stessi. Vedo delle nuove idee, nuove doti artistiche. eh, il denaro direi che non vi manca o comunque avete modo di lavorare con quello che già avete. È come se ci fosse un periodo, perché sono due carte di amor proprio, ok? Quindi ho come l'idea che questo nuovo inizio dell'asso di pentacoli, che è un inizio concreto, che ripeto, potrebbe essere un ruolo, potrebbe essere magari un nuovo tipo di contratto stabile e duraturo, però ho l'idea che tutto questo vi porti a una maggiore stabilità, a una maggiore abbondanza economica. Ho l'impressione che comunque molti o decideranno di aprire la partita IVA o decideranno di non collaborare più con nessuno, anche nel caso siate dipendenti, ipotesi. Ehm, è come il ok, non mi fido più di nessuno, non scendo più a patti con nessuno, non sarò più così ingenuo, così ingenua. Se siete senza lavoro, ragazzi, vi dico che ora, a parte quel re che parla di qualche cosa di stabile, dire che proprio vedo contratti, ni, vedo abbondanza, c'è la stabilità, può fare riferimento a un contratto, ma se non entra a fine mese, ragazzi, se non entra a inizio mese, verso fine mese lo vedo meno probabile, ecco. Perché mi è difficile prendermi una pausa interessante, probabilmente qui qualcuno non riesce a rilassarsi, non riesce a staccare, non riesce
a lasciare andare il controllo, mi verrebbe da dire, probabilmente per quello che anche qui avete la morte, come se avessi bisogno di un tempo per guarire. La carta della temperanza parla di pazienza, ma è anche la carta della guarigione, quindi è come se aveste bisogno di smettere di pensare a tutte queste cose. Notate che sono due sette, sette di bastoni e sette di coppe, come se dovesse difendere tante cose. E qui appunto vi dice, guardate, questa si è già girata, la tiro fuori, coraggio. E qui appunto, come vi dicevo, vi dice di aver pazienza fondamentalmente. Andiamo a vedere ancora un'altra fatina, visto che quella lì mi è rimasta in mano, mi è un po' caduta. Dono, wow. Allora, quello che mi colpisce è che entrambe hanno le braccia aperte. Qui c'è un cuore e qui c'è una stella. Questa carta vi dice di aprire le braccia a tutto quello di buono che può arrivare, avere coraggio nell'andare avanti, nel abbracciare il mondo anche mi verrebbe da dire. E questa è una carta di dono. Allora, tecnicamente fa riferimento ai guaritori, qui avete la carta della temperanza, magari qualcuno di voi è guaritore. Se non lo fosse, come se vi dicessero che avete un dono nelle mani, magari siete artisti, magari siete dei creatori, dei sì, artisti. Dovete come dare un valore a questo dono. Amici della Vergine, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere nei commenti con un like, con un'iscrizione o con una condivisione. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti anche agli amici del Capricorno. Andiamo a vedere i movimenti energetici disponibili per il lavoro per il mese di ottobre. Le letture sono generiche, sono collettive, è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se volete completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video, così come trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. La mail la trovate anche qui e nelle informazioni del canale. Allora, andiamo a vedere che aria tira per il mese di ottobre, ragazzi. 8 di spade, fante di spade, fante di denari e giudizio. Devo dire, ragazzi, che il mese sarà, diciamo, improntato, focalizzato su quello che è il prendere coscienza di qualche realtà. Partiamo da questo 8 di spade. L'8 di spade è una carta di autoboicottaggio normalmente, quindi vi vedo all'inizio di ottobre in una fase un po' cupa, un po' triste, un po' pensierosa, come farò ad uscire da qui, come faccio a... ehm, molte volte l'otto di spade fa anche riferimento a un atteggiamento da vittima, cioè qualcuno che si lamenta, però poi all'atto pratico non fa niente per cambiare la situazione in cui è. Lo andiamo a vedere poi con i mini tarocchi. Poi qui abbiamo due fanti. Allora, qui ho come la sensazione che siate in una fase un po' tesa a causa di questo otto di spade, però è un po' come se vi mancassero, tra virgolette, i dati per riuscire a vedere chiaramente. È come se vi mancassero delle informazioni per riuscire a vederci chiaro. Partiamo dall'otto di spade. 9 di spade. Sì, ripeto, tanti pensieri, tante preoccupazioni, tante paure, proiezioni potrebbero essere. È come se foste preoccupati riguardo al futuro per qualche cosa che è successo nel passato. Con la luna ci sono delle vecchie paure che tornano a galla e anche il 9 di spade è una carta che parla di preoccupazioni legate a questioni del passato. È vero che c'è anche la stella, come se ci fosse un obiettivo, probabilmente qualcuno si è
prefissato un obiettivo ma ha paura di non raggiungerlo per lo stato mentale in cui è più che altro, non perché manchino le possibilità. La luna, come vi dicevo, parla di proiezioni, come se aveste un'idea distorta della realtà, vi mancano, come vi dicevo all'inizio, dei dati, delle informazioni. Andiamo a vedere questo fante di spade. 6 di pentacoli e 7 di bastoni. Ragazzi, ho come la sensazione che vi dicono di controllare bene i libri contabili, di controllare bene spese e ingressi. È come se ci fosse da essere più oculati per quello che riguarda gli investimenti soprattutto. Vi dirò, avete un 6 di pentacoli che parla di equilibrio, parla di anche uno stipendio adeguato nel caso foste dipendenti. È una carta di equilibrio, è una carta di giustizia, è l'arcano minore della carta della giustizia. Andiamo a vedere questo fante di denari. Eremita e giudizio. Il giudizio ce l'avete anche qui. Voglio andare a vedere anche questo giudizio. Mm, 10 di pentacoli e torre. Dunque, ragazzi, io qui ho come la sensazione che la paura potrebbe essere nel rimanere soli in qualche tipo di magari lavoro o situazione, perché qui abbiamo un'eremita al contrario. Ehm, Ho come l'idea, allora, se siete dipendenti o se collaborate con qualcuno, ho come la sensazione che sarete chiamati un po' a rapporto. Ho un po' l'idea, non perché dobbiate essere sgridati, però più che altro ascoltati, come questa sensazione. Vi dico, poi avete la carta del giudizio alla fine della linea, è come se ci fosse una rinascita. La carta del giudizio è una carta numero 20, sono 2 10, qui abbiamo un 10 e qui anche, per quanto non sia troppo bella la torre, però è una carta di distruzione per rinnovare. Normalmente parla della caduta dell'ego. Quindi è come se alla fine del mese vi rendeste conto che certe cose su cui si era basata la vostra realtà probabilmente cascano e abbiamo anche qui la luna. Però, avendo questo 10 di pentacoli, vi dico, è come se si creasse un nuovo tipo di alleanza, un nuovo tipo di famiglia, di gruppo, di solidità. Parla di contratti a tempo indeterminato, questa carta, sono i contratti di lunga data. Quindi, se siete senza lavoro, vi dico che è facile che nel mese di ottobre ci sia un contratto. Spero che per molti sia definitivo, ragazzi, a tempo indeterminato, insomma. Però ho come la sensazione che dobbiate destrutturare quello che voi credete o di voi stessi o della realtà che state vivendo, perché diciamo che prima qui il giudizio è a testa in giù e poi qui a testa in su. Quindi è come se c'è qualche cosa che solo alla fine di ottobre riuscirete a comprendere, riuscirete a vedere. Vi dico, se siete autonomi, ci sono dei nuovi scambi commerciali, ci sono delle nuove prospettive di guadagno, nuovi contratti. È come se aveste bisogno di affidarvi o fidarvi di qualcuno per riuscire a vedere chiaro sulla situazione. E vi dico, vi mancano dei dati. Andiamo a vedere un oracolo. Stavo guardando, nel caso foste già dipendenti,
Ho come la sensazione, ragazzi, che farete, diciamo, ci metterete parecchia energia per mantenere le cose sotto controllo. Magari con qualche collega. Andiamo a vedere una carta degli oracoli. Perché mi è difficile dare? Qui abbiamo un 6 di pentacoli che fa riferimento alla generosità, a quanto dare, ma dare il giusto. Qui in realtà voi vi state difendendo. È come se steste studiando a chi dare e cosa dare. Tenete presente che quando uno dà per amore. Quindi è come se vi dicessero che avete un po' il cuore chiuso. Da dove arriva questa chiusura? E poi guardate, abbiamo anche questa carta che vi parla di condivisione. Quindi condividete la vostra abbondanza con le persone che avete intorno invece di difendervi da tutti. Che non è solo un condividere l'abbondanza economica, è un condividere il sapere, la strumentazione magari, piuttosto che, non lo so, il tempo, piuttosto che, sì, gli hobby. Si tratta di integrarsi con gli altri, come questa sensazione, condividere, aprirsi agli altri. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere con un like, un commento, eventualmente se avete piacere potete iscrivervi o lasciare una donazione. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!